Ehi, Ehi, perché ci sono le dune di fianco a noi? dimmi tu come mai abbiamo parcheggiato qui stanotte. Non lo so. Stanotte, dopo quella splendida cena, abbiamo cercato un posto per parcheggiare. Come volevasi dimostrare, di notte il problema è che non sai bene dove parcheggi. Diciamo che ho cercato di andare dove siamo stati la sera prima, ma non è che abbia proprio preso bene le misure. Comunque, non siamo proprio sulla sabbia, quindi dovrei uscire tranquillamente, ma non ho capito bene dove siamo. Oddio, le dune sono di lì, quindi la strada deve essere di là, vado di là. Dovrei uscire, ecco, senza problemi. Comunque iniziamo una nuova giornata e oggi dal deserto ci sposteremo, se ce la facciamo ad arrivare, in montagna. Venite con noi, dai! Adesso usciamo dall'Oasi e andiamo. No, è dura. Sì, no, infatti. Parte il pezzo primo. È solo un po' sconnessa. Però è sabbia. dura. Siamo a 1100 metri. Abbiamo visto passare un ghiro, sta cambiando sia la fauna che la flora. Batterica. Inizia a fare anche un po' freschino E non ce la facciamo salire. e stiamo andando a 15 all'ora. Più o meno. No, No, 25. 30. No, perché ho avuto un problema che stavo cazzeggiando con le frecce che pensavo non si accendesse, invece Va bene, comunque arriviamo. andiamo. Tanto fretta non ne abbiamo, si sale tranquilli. Arriveremo a 3000 metri, tranquilli. Ah sì, tanto coda non ce n'è. C'è nessuno. Infatti, quelli dietro sono voglio superano. Non c'è nessuno manco dietro. Non l'ho preso. Cavacca. Ragazzi, siamo in questa pianura che ci separa dai monti dell'Atlas, tra 5-10 km, siamo proprio alle pendici dei monti e entreremo nelle gole del Todra, che praticamente è un canyon scavato da un fiume. Condensa. Strada, monti, gole, ciao! Dove era? Eh sì, in alcuni punti è proprio un disastro, altri è molto pulito. Allora, apriamo una piccolissima parentesi sulla spazzatura. In alcuni punti la plastica proprio e i sacchetti di spazzatura intera si accumulano in questi campi e nei rivoni in maniera esagerata, ci sono proprio dei cumuli. Noi non stiamo giudicando nessuno, innanzitutto. Abbiamo visto i problemi che ci sono nella raccolta della spazzatura. Ah, si può fare qualcosa. Non c'è un servizio di raccolta capillare come da noi in Italia, anche se comunque pure in Italia c'è la spazzatura e in tutti i problemi,
riempie tutto in una maniera esagerata. Comunque, di facile accesso, io dico una cosa, secondo me ci sono militari, in qualsiasi paesino c'è una caserma o c'è la polizia, o comunque ci sono dei servizi pubblici. Manda questa gente che invece di stare lì a guardare il soffitto, con un camion raccolga questa plastica, la stiva in qualche cosa, una volta al mese passa un camion a raccogliere, cioè qualcosa del genere, ma non dico da un minimo, giusto per levare, ragazzi, ci sono dei punti che sono veramente metri di plastica. Chilometri? No, metri di altura. Ah, di altezza, sì sì. Alla fine tutte le gendarmerie militari che ci che sono fermi a ogni incrocio a guardare la gente che passa e a fare così con la mano. Va bene, ok, il loro lavoro. Ok. Io non ci credo che non c'è gente che deve fare lavori socialmente utili. Anche. Che sia quello che ha preso la multa e non la paga, non lo so, qualcosa del genere. Non ci credo che non esistano. Quindi, per esempio in Spagna fanno così, chi deve fare i servizi sociali perché deve scontare una qualche pena civile va a pulire le strade. Si potrebbe. un minimo sì, non dico di fare dall'oggi al domani, ma e poi secondo me fare cultura, perché poi il problema più grosso è che la gente continua a buttarlo perché non ha la cultura. Rivediamo che buttano. Hanno fatto una legge per i sacchetti, bellissimo. Fate anche una legge per pulire o buttare, non lo so. Scusate, è uno sfogo. Siamo ai piedi delle gole del Todra, qui dietro di noi vediamo una vecchia casba tutta in argilla e tutti i campi coltivati del fiume Todra. È un punto molto turistico e noi adesso ripartiamo e andiamo verso le gole. Questa 100 volte in moto. 100 volte. Tutto. Se avessi la moto la scaricavo e me la facevo in moto. Prossima volta. Sì. Vedo anche molta gente che fa trekking qua. Ci devono essere parecchi percorsi con guide, perché l'ho visto proprio, c'era un gruppo adesso qui sotto che passeggiava nel fiume e deve essere anche carino. No, è impressionante questa parete che ti trovi di fronte. È anche un po' franata, Io 2 retine di contenimento gliele metterei.
Andiamo a soffrire delle gole. Soffrire? Sì, mi fai camminare. Ma se io ti prometto che si sta al fresco? Sì, però spreco energia. E guarda lì, secondo me potrebbe anche piovere. Stiamo entrando dentro al canyon a piedi, sto risparmiando tantissime calorie perché ho mangiato solo 3 pomodori, quindi devo risparmiare. Poi ci avrò la salita. Comunque è pieno di italiani anche qua, eh. Le gole del Todra, che prende nome dal fiume omonimo Todra, questo canyon è stato scavato dall'acqua nel corso degli anni. Sono rocce calcaree, hanno un'altezza più o meno dai 200 ai 300. All'interno addirittura si vedono delle grotte e ci hanno spiegato che queste grotte una volta erano abitate dai Tuareg. Quest'area qua in particolare raccoglie l'acqua dei Monti Atlas che arrivano fino a 4000 metri, dove addirittura c'è un ghiacciaio perenne. Infatti da Marrakesh, se uno vuole, si possono organizzare delle escursioni e si va a sciare in montagna. Questa è un po' la particolarità di questa gola, dove si incanala anche questo fantastico vento e ti dà questa brezza. Le temperature qua sono accettabilissime, è un posto veramente bello. Ci sono pullman, come puoi far vedere Mari, per quanto non si possa parcheggiare lì, bloccano un pochino la visuale e la bellezza di questo posto. Vorrei anche aggiungere una cosa, anche alcuni local dicono non date i soldi a questa gente, perché alla fine andate a stimolare sempre di più questa cosa, la gente non lavora perché sa che arriva il turista e gli dà anche solo un euro. È brutto dire, ma l'elemosina non aiuta nessuno. Per esempio, ho parlato con il signore che era veramente carino, mi ha detto che questa parete è 350 metri, ma tutto si va a scalare qui, quindi in questo caso non vedo nessuno, però è scalabile. e poi cosa ha detto dei dromedari italiani? Ah sì, che praticamente ha detto che noi con l'autocaravana siamo nomadi e quindi i dromedari italiani sono il camper, il dromedario moderno. Dove sta? Eccolo lì. Come volevo dimostrare, c'è uno che sta scalando. E insomma, ne ha ancora da fare, va di tiri. Mauri non dice le bugie nei video. Mauri dice Nuda verità sempre. Sono grasso, ve l'ho detto. Che c'ho il p***o grossissimo, ve l'ho detto. che ti metti a dieta, ce l'hai Ve detto. l'ho detto a dieta, ve l'ho detto. Non vi ho detto il giorno, ma ve l'ho detto. Come tu t'appelles? Fuad. Fuad. Oh, un nome diverso. No Mohamed, no Mohamed. No, Ahmed. No. Molto Mohamed. No, però una cosa. Todo familia, la primera garçon Sì. de la famille, Mohamed. Ah, ok. È Ah, il La, primo tipo... figlio- la primera chica, Sì? Fatima. Ok. Però mi es la seconda. Ok, chiaro. Ah, il primo si chiama Mohamed? Sì, todo familia, la primera es Mohamed. Ah, no, è per quello che tutti si chiamano Mohamed. Allora mamma, questo è per te, eh? Devi dire grazie a, Sì. grazie a Fuad che mi ha fatto un buon prezzo. Grazie mille. Buona fortuna. Buona Ciao. fortuna. Sono riuscito a contrattare, non vi dirò il prezzo perché è un regalo per mia mamma, quindi mamma ti ho fatto il regalo, ho preso appunto questo braccialetto, mi ha spiegato che questi lo fanno dei Tuareg, sono delle famiglie nomadi che loro una volta all'anno vengono e vendono i loro monili e sono fatti in pietre semipreziose, diciamo così, osso di cammello e la loro lega berbera che è un mix di argento e qualcos'altro che non ha saputo spiegare. Adesso mando Marina a fare il bagno e a provare l'acqua. Ragazzi, io ci volevo andare veramente, ma ci credete che è l'unico giorno che è venuto nuvoloso? Sta iniziando a piovere. E No, piovere no, dai. e abbiamo il molestatore. Bonjour. Buongiorno. Ça va? Ça va? Bien, merci. La radio? La televisione. Sì, bien. Penso che sia fredda. Voglio sentire la temperatura. Vai. Tuffati di testa. Fresca. Fresca, ma non gelata. Fresca, l'acqua. Sì. Vuole andare in televisione il tipo ha detto. Se col mio piede fresco, solo il destro, possiamo andare. Come vedete lì ci sono una delle grotte che vi ho accennato prima. Se notate c'è anche una sorta di scalinata per riuscire a salire. Ci sono i segni del fumo, probabilmente il fuoco che facevano all'interno per cucinare. Sogniamo che ci sta tirando sotto.
c'è la siccità. Dunque, abbiamo 20 gradi alle 3:30 del pomeriggio con 15% di umidità. Wow. Mauri è contento. Manda Dio proprio. Qualche percentuale in più di umidità schifo non mi farebbe. Io sto per mettere i calzettoni. Ah sì. C'ho più di gelati. Mangiali. Vabbè. Siamo entrati nelle gole di Dado, che è un mio amico. No, sto scherzando. Siamo entrati nelle gole di Dades. E sta piovendo, perché giustamente non ci vogliamo far mancare neanche questo. E c'è un vento della Madonna, però si sta a freschire, io sto bene. Diverse dalle altre che abbiamo visto prima. Però secondo me sono meglio le altre. Così, Non sappiamo ancora nulla di queste gole, non abbiamo ancora studiato niente. Secondo me non sono così alte e spettacolari come quelle del Todra, però a noi adesso non interessa visitarle. Noi adesso stiamo cercando il nostro spot per la notte. Si parla di gole, ma Gola. di Magnà, e quindi adesso cerchiamo il nostro spot per la notte, poi Andiamo. E poi domani scendendo con calma, sperando che ci sia un po' di sole, ve le facciamo vedere, e sperando che magari non siano quelle che mi è sembrato di vedere di lì. che sono 4 piedi, le solite 4 piedi. No, non sono 7 piedi, sono 8. Ok. Sicuramente un panorama un po' diverso, visto che piove. Ragazzi, noi quello che troviamo vi facciamo vedere. È bello, è brutto. C'è il sole, piove. Stiamo mangiando, mangiamo. Questo vedete. Una roccia più rossa di così non c'è. Le parole, il canyon nella sua bellezza, nel senso che è diverso ma è altrettanto bello, meno imponente per adesso, ma secondo me si alzeranno perché dobbiamo ancora andare avanti. Colori Basta! particolari. Ci sediamo davanti a un tè e dietro al camper, in questo spettacolo naturale. Che sembra aprirsi. Il sole non ci conta, però vedi ci sono i gerani, c'è la pergola con l'uva, ci sono i tageti gialli, sti fiori qua, c'è tutta roba proprio di montagna. Ma faranno il vino con quell'uva? Ma gli verranno fuori 3 acini. Gli verranno fuori. Sembra una pipa? Non lo è. È un cucchiaio, ragazzi, fatto a mano, guarda che bello che è. Sono diversi Spettacoli, anche, sì. bellissimi. Quel cucchiaino. Allora, spiego? Vado io? Spiego, perfetto. Ci siamo fermati nelle gole del Dades. C'è questo ristorante che abbiamo trovato su Park4Night, dove i commenti dicevano si mangia molto bene e ti lasciano dormire davanti nel loro parcheggio.
Salendo ci siamo fermati e lo stavamo tutto cercando, esce fuori la signora ed era proprio il ristorante dove ci eravamo fermati. Ed è veramente carino perché gli abbiamo chiesto se ci potevamo fermare, ha detto di sì, e gli abbiamo chiesto se potevamo mangiare, ci ha detto di sì. Noi non lo sapevamo, però ci ha detto ve lo portiamo direttamente in camper. E quindi abbiamo la rila, che è questa zuppa che ci hanno appena portato calda, quelli che avete già visto nei video precedenti, e poi del tagine. Sono tutte e due di pollo, però fatti in maniera diversa. Uno alla berbera e uno, non mi ricordo, con tante verdure. E quindi niente, adesso mangiamo qua e poi dopo non so quando li pagheremo, perché non hanno voluto niente, faremo. Sicuramente paghiamo. Quindi è simpatico, sei qua, ti fanno il servizio al ristorante, è bellissimo, è molto, sono gentilissimi veramente. Il globo delle gole del Dades. È vero. Questo cibo. Ma con cucchiaio normale però. Ma sì, ma lo fumo questo. Sembra una pipa. Sale e sabbia. Ma troppo carino sto coso. Questo lo voglio anch'io. Non si dovrebbe usare il cucchiaio, perché normalmente loro cosa fanno? Prendono un pezzo di pane, con la mano sinistra fanno così e con le dita mangiano. No, con la destra. No. Ah sì, con la destra. No. Sinistra bagno, destra cibo. Ho sbagliato. Praticamente ho mangiato il mio culo. Vabbè, allora rifaccio. Li mangio ancora. Praticamente pucci, prendi il cibo e lo metti in bocca. Au. Fatto. Ma noi siamo bravi e vi faccio vedere che usiamo il cucchiaio. Così. Vabbè, basta la dimostrazione perché qui vorrei mangiare No. anch'io. Devo far vedere anche. Va bene, dai, mangia. Buongiorno, bella gente. Come state voi? Io bene, grazie. Volete sapere come sta Mauri? DM! Perché ieri sera ha preso freddo. Perché lui quando si va in montagna, arriva nei posti freddi, dice ah che figata, la temperatura bassa. E non si mette neanche una felpa. Va a cagare. Non si mette neanche la maglietta della salute. Ma va a cagare 2 volte. Non ce l'ho, non l'ho mai avuta e non la voglio. Adesso ve lo faccio vedere. Sempre le emoticons della merda. Va a cagare. Ieri sera siamo arrivati qua, è stato un vento freddissimo. Abbiamo ordinato il tagine, la signora qua davanti che ci ha portato, gentilmente molto buono. E devo aver preso poi freddo quando gli ho riportato il vassoio. Ho ballato tutta la notte. Non sono stato male, nel senso non ho vomitato. Però adesso è come se avessi la febbre e non ce l'ho. E sono tutti i muscoli rotti, sono tutto scassato. Mi fai le coccole. Allora, sei al sole, dentro chiuso, con la coperta di Sì. pile, è ancora freddo? Ma io raggiungere 80 gradi. C'ho una nausea che potrei vomitare da un momento all'altro. Vuoi un altro tè al limone? Sì, così quasi. Te lo faccio col sale? Ragazzi, è passata un'oretta. Vi faccio vedere dov'è Mauri adesso. Psst. Com'è? Come prima, ho freddo, più di freddo. Ma se sei sotto il piumone col sole che batte... Perfetto. Con l'aggiornamento. Mauri continua ad avere la nausea e, detto proprio in parole povere, no? Perché magari può essere utile a qualcuno. Se avete la nausea in camper, dove potete vomitare? Il nostro bagno secco è impossibile da utilizzare perché si apre solo quando ci si siede. Se la faccia da culo, sì. Quindi io ho preparato un sacchetto. L'aggiornamento è questo: Mauri ha la febbre, è ufficiale, adesso gliela riprovo, prima era 38, vediamo adesso com'è. Apri la bocca. 38,6, sta salendo. Tornerò più forte di prima, forse. Ragazzi, volevamo farvi vedere questo posto spettacolare oggi con il sole, ma avete visto Mauri in condizioni pessime, quindi vado a fare 2 passi e vediamo se riesco a trovare dei limoni per fargli dell'altro tè. Cose che capitano, niente di grave. Una roba un po' kitsch. Cammello, capra di montagna e Tuareg rappresentati davanti a questa montagna con queste formazioni rocciose che si chiamano Dita delle Scimmia.
Le chiamano dita della scimmia perché sono allungate con questa forma un po' rotonda alla fine tipo polpastrello. Hanno costruito lungo tutta questa parete, sotto la quale tra l'altro scorre un fiume, queste terrazzine con vista che sono o di hotel o di ristoranti o di famiglie. Offrono da mangiare e da bere con vista. La temperatura è fenomenale, ci sono circa 24 gradi. Adesso raga io torno al camper perché sono preoccupata un po' per Mauri, e quando non sta bene lui è un casino perché nessuno guida. Anche se ho bisogno di comprare qualcosa ci devo andare a piedi, non abbiamo dietro le biciclette come sapete per scelta iniziale, quindi non posso andare molto lontano. Adesso torno lì a vedere come sta e direi che il giro delle gole e del Dade è più o meno finito. Il posto merita tantissimo, oggi poi che c'è una bella giornata di sole ancora di più. Loro vivono di agricoltura, qui sotto hanno tutti appezzamenti, quadratini di varie coltivazioni e io non riesco a trovare neanche un limone per fare il tè a Mauri. Nuova posizione, stai provando tutte le dinette. 38,2. Vabbè, sta scendendo. 37,2 sta scendendo, me la tachipirina. Stasera avrò la prova senza tachipirina. Serve per rinfrescarmi. Non male che siamo in montagna, che se mi viene sta febbre nel deserto ce l'ho da ridere. Ciao, forse ci vedremo alla prossima puntata. Ciao. Vai che sta già bene, dai. Sì. Finalmente qui davanti abbiamo i monti dell'Atlas. Eccoli, i gran sperati e rincorsi, no, perché non si muovono, e visionari nella nostra mente notturna mentre sognavamo di raggiungerli. Monti dell'Atlas. Monti dell'Atlas. Dove c'è... Cazzo c'è il Monte dell'Atlas? Com'è? Mai più ascella sudata. Dai,